Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. In questo video, dato che ho fatto nel precedente il circuito RC, tratterò il circuito RL, che è pressoché identico. Che cosa cambia? Circuito RL perché al posto del condensatore ho un induttore, anziché avere un condensatore che parte da una tensione iniziale, avrò un induttore che parte da una corrente iniziale I0. Questo perché nel caso del condensatore la tensione individua l'energia assorbita dall'elemento, nel caso dell'induttore è la corrente. Quindi mi aspetto che l'evoluzione di questo sistema sia una corrente che vada mano a mano a dissiparsi all'interno, perché l'energia sarà convertita in calore mano a mano dalla resistenza. Se scrivo la legge di Kirchhoff alla tensione, posso scrivere semplicemente che la tensione sul resistore R per I più la tensione che cade sull'induttore, che si può dimostrare, non lo farò ora, L per dI in dt, dove L è il coefficiente di autoinduzione, uguale 0. Quindi ottengo in modo molto semplice la derivata, che sarà uguale a meno I diviso la costante di tempo, come nel caso del circuito RC. Quindi l'equazione differenziale è identica, solo che al posto dell'evoluzione della tensione ho un'evoluzione della corrente. In questo caso la costante di tempo nel circuito, ricordate, il circuito RC era R per C, in questo caso sarà L diviso R. Quindi dato che l'equazione è la stessa, la soluzione sarà la stessa. La soluzione sarà una corrente nel tempo che partirà da un valore I0 e a causa di un esponenziale meno t su tau, la corrente andrà a 0. Dato che è pressoché identica l'equazione, per costruire il nostro problema del circuito RL posso semplicemente modificare alcuni parametri del programma che ho già realizzato per il circuito. Se lo voglio avere identico, cioè voglio che abbia la stessa costante di tempo, la costante di tempo è L su R, in questo caso l'avevo imposta pari a 0,1, quindi per renderla anche in questo caso pari a 0,1 basta che pongo L uguale 1 e R 10. Perfetto. Poi in realtà una corrente iniziale pari a 1, non voglio modificare niente. L'equazione differenziale è la stessa, anziché essere V e I, ma voglio dire. La f, cioè la funzione che rappresenta la mia equazione differenziale, non cambia per niente. Quindi la corrente NumPy zeros, la corrente in 0 e I0, e poi applico la formula di Eulero per calcolare tutti gli altri punti. Quindi I in I, e mano a mano modifico tutto. Perfetto. Modifichiamo anche qua non è scarica di un condensatore, diciamo scarica di un induttore, tempo, e qua è corrente, VI. Invece qua voglio calcolare la tensione sull'induttore. Purtroppo l'apostrofo non posso metterlo. Esiste un altro apostrofo che non viene considerato tale, ma ora non ricordo il codice alt per poterlo cercare. Tempo, tensione. E questo valore qual è? In valore assoluto, beh, sarà uguale a R per I, perché queste due quantità sono uguali. Quindi non sarà V, ma sarà R per I. Non dovrebbe aver mancato niente, facciamo andare il programma. Ecco qua. Tutto esattamente uguale. Sappiate che la tensione sull'induttore più è grande, più c'è una variazione di corrente. Quindi la corrente all'inizio, vedete, la pendenza è molto alta, poi la pendenza cala e quindi calerà anche la sua tensione. Se ci pensate, la derivata di un esponenziale è un'altra esponenziale, quindi dato un comportamento del genere mi aspettavo anche un comportamento del genere. Tutto qui veramente.
È un sistema identico al circuito RC, vedete. Il codice è praticamente identico, però per completezza l'ho voluto inserire. Se vi piace questo canale iscrivetevi ragazzi e mettete like al video. Commentate. Ciao a tutti, ciao da Andrea.